Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Leone, tendenze energetiche generali per il primo semestre del 2025. Abbiamo la carta dell'imperatrice, amici del Leone. La carta dell'imperatrice è una carta che ci parla di abbondanza, ci parla di prosperità, è anche l'archetipo che rappresenta la madre, la maternità, o meglio, la gestazione. Poi potrebbe essere sia di un figlio, però anche di un progetto, di un'idea. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi e sempre in descrizione c'è anche il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi che partirà a gennaio 2025. Io comunque nella descrizione del video inserisco sempre tutte le novità, tutte le promozioni. Voi aprite la tendina e poi se avete bisogno di informazioni mi scrivete un'email. Bene ragazzi, questo è il primo di 4 oroscopi che andrò a pubblicare. Questo è generale, poi ce ne sarà uno sulla crescita spirituale, uno sull'amore e gli affetti e un altro sul lavoro e l'economia. Quindi se non li volete perdere rimanete sintonizzati e iscrivetevi al canale se non lo siete già. Abbiamo un cavaliere di coppe, un matto, la morte, la temperanza, la luna, il 2 di coppe e un 5 di bastoni. Tanti arcani maggiori. Dunque ragazzi, devo dire che può facilmente essere una situazione romantica o considerato che abbiamo anche il matto, sì che potrebbe esserci questa nuova idea, questo nuovo progetto, questa gestazione in arrivo. Andiamo con ordine, partiamo dal cavaliere di coppe. Abbiamo un 4 di spade e la giustizia. Come se fosse finito un periodo stancante o come se stesse per terminare un periodo stancante. Per qualcuno si tratta di un periodo diciamo lontano. Potrebbe essere dalla persona di interesse, lontano dalla famiglia, lontano, come se vi foste allontanati per un periodo, per un momento, diciamo, dalla vostra normale vita per occuparvi di un tema in particolare. Andiamo a vedere il matto. Tre di spade e giudizio. Datemi una carta per il 3 di spade. Allora, qui in questo caso potrebbe anche parlarmi di bambino interiore e potrebbe anche parlarmi del fatto che probabilmente questo momento di chiusura potrebbe essere stato necessario appunto per portare una guarigione al bambino interiore.
Diciamo che con il giudizio al contrario è come se non vedeste ancora proprio del tutto la visione completa. La torre. Mm. C'è come qualcosa, ragazzi, che dovete destrutturare nel prossimo periodo. Adesso andiamo avanti e poi eventualmente torno su queste carte, perché avete il giudizio che è quasi una carta di fine, arriva alla fine dei tarocchi. La torre che è una carta di destrutturazione e anche la morte è una carta di taglio, di cambio. Però poi c'è la temperanza, come se ci fosse un equilibrio. Andiamo a vedere la morte. Re di spade e asso di coppe. Dunque, ho come la sensazione che taglierete cose, idee, obiettivi, abitudini, certezze, routine, zone di comfort che fino adesso vi sono state utili, però che non servono più, amici del leone. Qui ho due carte che mi dicono che c'è bisogno come di regolarizzare, se vogliamo, e qui ho come l'idea che ci sia da lasciare indietro un dolore. Il tre di spade parla del dolore che crea la mente e la mente egoica. Qui c'è da far crollare certe questioni egoiche, mentali, certi obiettivi, quello che vi ho detto prima, per, tra virgolette, guarire questo cuore ferito, questo bambino interiore ferito. Che interessante, sembra molto spirituale qui il movimento. Andiamo a vedere la temperanza. Guardate, potrei anche dirvi che inizierà una nuova relazione, perché effettivamente ci sono i presupposti perché questo avvenga, però ho come la sensazione che prima dobbiate guarirvi per riuscire a creare una relazione in regola, in armonia. Difatti qui abbiamo il mago e il mago è al contrario come se vi dicessero aspetta ad iniziare. La temperanza è la carta che vi indica di portare pazienza, ok? Andiamo con la luna. 3 di coppe e 8 di pentacoli. Ho come l'idea che dobbiate prendere una nuova routine, soprattutto se qua spezzate la vecchia routine. Cosa vuol dire spezzare la vecchia routine? Allora, quando abbiamo un bambino interiore ferito, quando da bambini, ok, veniamo feriti e introiettiamo quel tipo di meccanismo come per sempre, appunto, creiamo come una sorta di automatizzazione in certe reazioni, ok? Perché per sopravvivere in quel momento di vita ci è servito essere in un certo modo e quindi impariamo che quel modo funziona per sopravvivere e lo mettiamo in atto tutte le volte che si presenta una, diciamo, possibile minaccia per la nostra sicurezza. Tutto quello che fa vibrare le nostre paure, le nostre insicurezze, innesca dei meccanismi di difesa meccanismi meccanici, ok? Vabbè, avete capito, no? Qui si tratta, secondo me, di rompere quello schema di comportamento, di avvicinarsi a quello che è una fiducia di gruppo. Qui avete la luna. È un po' come se vi dicessero di portare a galla le zone d'ombra, di rendervi conto di quelle che sono le vostre insicurezze, per qualcuno potrebbe anche trattarsi risollevare temi del passato con certe amicizie, con certi gruppi di persone, considerate con di coppe e potrebbero anche essere colleghi di lavoro. Diciamo che potrebbero esserci effettivamente delle paure che ritornano a galla, che vi rivibrano. Però guardate, da un lato è come se vi dicessero di divertirvi, di essere spensierati, mi viene da dire, con questo tre di coppe, o di dedicarvi al lavoro, di creare una quotidianità festosa, cioè per la serie ogni giorno è un bellissimo giorno, è una festa. È un po' come se doveste riscoprire
quell'ingenuità, quella voglia di vivere la vita, quella curiosità che si ha quando siamo bambini, no? E che ho come la sensazione che potrebbe essere stata un po' spenta per qualcuno. Le regole, la rigidità, i doveri, e qui è come se ci fosse ok, mettiamo un attimo in equilibrio quello che voglio fare e quello che invece gli altri si aspettino che io faccia. Quando c'è il mago al contrario, adesso qua per adesso non avete altre carte come il 5 di spade, 7 di spade piuttosto che il diavolo, però normalmente, però avete il re di spade, vabbè. Però normalmente quando c'è un mago al contrario si può parlare di manipolazione, e queste reazioni di cui vi ho parlato prima, che sono nostre, siamo noi che decidiamo di reagire in quel modo, però potrebbe essere un'automanipolazione, cioè noi che ci, tra virgolette, obblighiamo a comportarci in un certo modo perché abbiamo delle paure di fondo che non riusciamo a gestire. Ora, arriva il 2 di coppe, qui arriva il compromesso, arriva l'accordo, per qualcuno arriva una coppia, ok? Il matto, qui avete il matto, qui avete il cavaliere di coppe, e per molti può fare riferimento a una nuova relazione di coppia. Comunque andiamo a vederla, vediamo la forza. Forza, sole e re di coppe, wow. Ah, tra l'altro un'altra carta che mi parla di bambini, qui il sole. Quindi per chi stesse cercando bambini, ragazzi, potrebbe essere un anno fecondo. Beh, devo dire che tutto sommato, ragazzi, si va verso la luce, verso la prosperità, verso la chiarezza mentale, c'è questa potenziale relazione, e vi dico che potrebbe anche essere una relazione che nasce o tra amici o come se ci fosse una forte, mi viene di dire, alchimia dell'anima. Per qualcuno potrebbe magari essere una relazione di altri tempi, di altre vite, però comunque ho l'idea che se avrete questo coraggio, in un certo senso, di buttarvi nel nuovo, di avventurarvi, destrutturando quelle che sono le strutture sociali anche nelle quali credete, piuttosto che curare il vostro bambino interiore, insomma, quando avrete fatto questa sorta di restyling, quando avrete portato a galla le paure, quando vi sarete confrontati, credo che potrà entrare un bel, mettiamola così, è un'unione con una persona di un certo tipo di spessore emotivo, spirituale, e potrebbe darvi veramente tanto, e sento che non è solo una personcina così con la quale passare il fine settimana o con la quale divertirsi e avere un'avventurella, però è veramente una persona con la quale si può creare un legame stabile, poi che sia romantico o no non importa, però il legame a livello di amicizia, a livello di purezza d'animo, a livello di rispetto, di fiducia, sento che c'è, è così. Andiamo a vedere adesso il 5 di bastoni. E vi dirò che per qualcuno questo cavaliere di coppe potrebbe rappresentare un'offerta, come se qualcuno vi facesse un'offerta, e qui vi dico che c'è la giustizia, quindi o è una persona che fa le cose secondo le regole, e considerato che anche qui abbiamo un re di coppe, è facile, e anche un re di spade. Potrebbe essere una persona appunto che fa le cose secondo le regole, o ci potrebbe essere proprio un'offerta di qualche cosa di ufficiale, di regolare. Ripeto, io vedo un 2 di coppe e normalmente si associa alla coppia romantica, ma può essere una coppia lavorativa, considerato che anche qui avete un 8 di pentacoli. Arriviamo alla fine. Guarda, si è girato anche l'eremita, ve lo metto qui perché tanto un po' è la stessa energia. Io qui ho come la sensazione che sarete molto, molto combattuti sul inizio, una relazione stabile con questa persona, una collaborazione stabile con questa persona, oppure vado avanti da solo, da sola per la mia strada e vediamo come va. Allora, datemi una carta per i 5 di pentacoli. 10 di pentacoli. Sì, io ho come la sensazione, ragazzi, che prenderete ancora un po' di tempo.
Il 9 di Pentacoli in realtà è una carta di grande prosperità, però se è vero che questa è una carta di contratti, qui è come se si sciogliessero dei contratti ed effettivamente, ragazzi, per qualcuno, se per esempio per voi fosse una situazione lavorativa che non va più tanto bene, qui ci potrebbe essere come la decisione da parte vostra di lasciare l'attuale lavoro e una riproposta, come una proposta da parte del datore per cercare di tenervi agganciati. Qui sento che come se alla fine della lettura certe dinamiche, certi compromessi, certe lealtà familiari vengono rotte per andare verso la vostra strada, verso la vostra prosperità. Anche il 9 di Pentacoli, tra l'altro, è una carta di gravidanza, eh? Però ragazzi, qui è come, adesso lì dipende sempre dalla situazione che avete. Poi, vi ripeto, usciranno le letture specifiche sull'amore e le relazioni, quindi restate sintonizzati. Però tutto sommato come l'idea che potrebbe nascere una bellissima relazione, magari all'inizio è o una nuova attività lavorativa. All'inizio c'è come questa, se vogliamo, restyling, se vogliamo il rivedere certi obiettivi o rivedere certe paure, confrontarmi con altre persone, cercare di capire come non farmi prendere il panico quando mi assalgono queste paure, insomma. Però devo dire che una persona in particolare che potreste conoscere nel prossimo semestre vi verrà in aiuto. Ripeto che potrebbe essere sia una relazione romantica da quello che vedo, sia un qualche cosa che ha a che vedere con il lavoro. Sarà un semestre movimentato, questo ve lo posso dire. Mm, Mi è arrivata una cosa. Se avete dei temi a livello familiare per quello che riguarda la spartizione di utili dell'azienda di famiglia, piuttosto che spartizioni di eredità, piuttosto che spartizioni anche di... Parlo di quello che entra, non dei debiti o di quello che c'è da pagare, parlo di quello che entra. Vi dico che ad un certo punto, soprattutto se la cosa è logorante, va avanti da tanto tempo e vi sta togliendo l'entusiasmo, che qualcuno potrebbe decidere di mollare il colpo. Cioè di dire, ma sai che c'è? Non mi interessa i tuoi soldi, basta tenermi agganciato con queste cose, vado per la mia strada, vado per la mia vita. Non mi faccio manipolare dai soldi, dalle questioni economiche. Fatemelo sapere perché questo è un messaggio molto molto specifico. Allora, andiamo, no, prima Osho, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice, che altri consigli vi dà. Afflizione e controllo, 9 di spade, re di spade. Re di spade risuona, il 9 di spade è una carta di preoccupazione, di afflizione. Credo che il consiglio sia un po' di controllare il dolore, controllare la sofferenza che crea la mente a causa delle ideologie egoiche. Quando noi puntiamo un obiettivo e questo obiettivo non arriva, noi ci affliggiamo, ci rimaniamo male, rimaniamo delusi. Però ricordiamoci che siamo noi che ci mettiamo gli obiettivi e possiamo anche toglierli. Ok, siamo noi che facciamo e disfiamo le regole fondamentalmente del nostro gioco, ecco. Adesso sì che andiamo a queste carte che ci parlano dello scopo della... Sì, è come se fossero un aiuto per indrizzarvi nella vostra vita. False promesse. Il mese che viene, il prossimo mese, quindi sarebbe. Allora, andiamo a vedere un attimino sul libricino ehm, cosa dice. Allora, le tue guide ti dicono che devi essere prudente con quello che altre persone possono dirti. Già che qualche falsa promessa potrebbe deluderti.
E ragazzi, tra le altre cose, devo dirvi che il 3 di spade è una carta di tradimento. Quindi può anche essere che ci sia qualcuno che vi tradisce. Vi dico qualcuno perché abbiamo anche il 5 di pentacoli, parla di delusione, qui ci sono le paure del passato. C'è una o più persone che potrebbero prometterti certe cose e questo potrebbe provocare un ritardo per l'avanzamento dei tuoi progetti. Guardate, potrebbero proporvi qualche cosa e poi qui potrebbe esserci la delusione. Ascolta la tua intuizione e quando noti che qualche cosa non è fatto per te, applica i cambi necessari. Nella tua vita professionale avrai a che fare con una o varie persone per scoprire che, anche se qualcuna ti è sembrata luminosa a prima vista, tutto era falsa apparenza e in realtà non avevano intenzione di aiutarti. Ragazzi, fate attenzione alle collaborazioni. Allora, dov'è che c'era il 3 di pentacoli? Era qua. No, 3 di coppe. Avevamo un 3 di pentacoli? No. Era un 4 di spade? No, ok. Nella tua vita professionale, no scusate l'ho già letto, devi sapere che stai creando una rete di contatti completamente nuova intorno a te. Appaiono nuove persone nella tua vita e questo ti permetterà di situarti in una nuova energia di collaborazione. Per questo devi disfarti dei vecchi lacci che ti uniscono a persone che non si trovano più nella stessa dinamica tua. E qui vi dicevo un po' che potrebbe esserci qualche rottura di contratto con questa giustizia qui. Cioè come se ci fosse stato ok, il contratto non mi va più bene, adesso cerco, il capo, la ditta cerca di riprendermi, magari offrendomi un altro ruolo, magari dandomi delle vacanze extra, come se vi facessero ehm, se vi tentassero, ok, per rimanere lì. Però guardate, qui in un certo senso sento che andrete avanti con la vostra testa. Sì che si creerà questa relazione, secondo me, però molto indipendente. Ognuno a casa propria. Fatemelo sapere poi nei commenti. Devi disfarti dei vecchi lacci che ti uniscono a persone che non si trovano più nella tua dinamica di vita. Le false promesse saranno il segnale perché tu possa sapere di chi ti puoi fidare. Allora, qui parla del mese che viene, quindi dicono che nella tua vita professionale tutto si sta riposizionando, tanto le tue energie come quelle che sono intorno a te. Le tue guide ti dicono che c'è da aspettare poco tempo. Ti succederanno molte cose nel piano professionale da qui al mese prossimo. Ci saranno molti risultati positivi e soprattutto notizie eccellenti. Desideri qualcosa di importante e hai saputo aspettare. Ma guardate, qui il 9 di pentacoli è una carta di forte abbondanza e di ricchezza, anche di vincita al gioco di eredità. Questa pazienza si ricompenserà con risultati fantastici nella conquista di te stesso che ti porterà una nuova ricchezza il mese che viene. Questa ricchezza sarà interna e esterna. Già che ti addentri in un'energia di abbondanza completamente nuova. Bellissima carta, ragazzi, devo dire. Però fate attenzione a queste false promesse. Andiamo a vedere ancora una carta di questo oracolo. Devo dire che avendo l'imperatrice è come se vi dicessero cercate la concretezza. Le parole vanno bene, però ci vogliono i fatti a un certo punto. E per qualcuno io sento che si tratta di diventare autonomi, di non cedere a certe offerte, promesse.
Scegli di guarirti o scegli di guarire. La lezione di oggi. Questo è un giorno per riflettere sulle emozioni turbatrici e trasformarle in qualcosa di positivo. Identifica un'area che devi risolvere, che ti causa ira o sofferenza e domandati perché non sei ancora in pace. Concentrati sulla quantità di potere che sprechi in sentimenti negativi. L'obiettivo: renderti conto che scegli di rimanere arrabbiato quando potresti scegliere di guarire. Bellissima carta, amici del Leone. Guardate, tutto sommato è un anno che vi porta verso nuove relazioni, verso nuove collaborazioni, verso qualcosa di positivo, però sì che c'è da fare come questo passaggio, questo decluttering, anche perché potrebbe esserci un po' di autosabotaggio qui a causa delle vostre paure. Quindi secondo me è giusto chiedersi cosa mi affligge, posso tagliarlo, posso lasciarlo indietro. Con la torre si cerca di destrutturare, di togliere quello che non serve. Bene, ripeto, spero che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basterà scrivermi un'email. Nel caso vogliate andare a vostro ritmo, vi invito ad abbonarvi al canale. Sono tutti i miei studi olistici di tutti questi anni raggruppati e messi a disposizione, quindi il materiale per chi volesse dare una spinta al proprio percorso di crescita, il materiale ce l'avete lì. Bene, detto questo, io vi auguro un 2025 super splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!